Linea d'Ombra è un'associazione che rappresenta la parte più bella della società civile e della comunità triestina. È una DV nata nel settembre del 2019 che abbiamo dovuto fondare avendo raggiunto una certa somma di donazioni, diventava necessario per ragioni burocratico-finanziarie. Trieste è il terminale della rotta balcanica, ogni giorno arrivano qui decine di ragazzi e anche di famiglie in condizioni psicofisiche dopo 15-20 giorni di viaggio difficili. Il nostro intervento riguarda i vari aspetti della loro condizione, quindi l'aspetto sanitario, il problema dei vestiti e il nutrimento naturalmente. Incontriamo persone che non mangiano da giorni. Quindi è un intervento di prima necessità, ma l'elemento fondamentale è il tentativo di entrare in un dialogo con loro e di fare capire che vengono accolti, che noi li consideriamo nostri pari, che non sono delle vittime e che hanno soprattutto diritto di andare dove vogliono. Questo è il punto centrale del nostro intervento, far capire loro che sono titolari di un diritto anche se questo non è riconosciuto dagli Stati. Ogni giorno io vedo arrivare nella piazza del mondo, cioè nei giardini davanti alla stazione di Trieste, dei ragazzi mentre curo i loro piedi feriti o i loro corpi e mi raccontano dei respingimenti. Molti di loro sono arrivati a Trieste, sono arrivati anche dentro la stazione per prendere il treno e andarsene e mi raccontano che la polizia li ha presi e li ha deportati in Slovenia e la Slovenia a sua volta li ha deportati in Croazia che li tratta in un modo criminale, togliendo loro qualunque cosa, spogliandoli e rimandandoli indietro nudi e quindi mi raccontano che sono ritornati all'inferno. C'è chi è stato respinto da Trieste anche 2-3 volte, dove abbia trovato la forza, il coraggio per riprovare ad arrivare qua. Fa parte proprio di quella questione che loro ce la dicono molto bene. Mi dicono sister o mamma o vivi o muori, non abbiamo scelta. I loro corpi sono come delle pergamene che narrano, tracciano, parlano in modo concreto, in modo fisico, corporeo, il dramma del game, cioè di questo cammino per cui se vincono il game, se vincono il gioco sono vivi, se perdono il game possono essere morti o possono essere falliti, nel senso che vengono rimandati indietro da quell'inferno da cui sono partiti. Noi ci occupiamo dei migranti cosiddetti irregolari o clandestini, vale a dire di quelli che vogliono proseguire per il centro-nord Europa, che non vogliono fare domanda d'asilo in Italia. Questi migranti trovano qui il deserto, non esiste per loro alcuna possibilità di soddisfare i loro bisogni urgenti a nessun livello. Ad esempio vanno a dormire in una struttura fatiscente, un magazzino dei tempi austriaci abbandonato dove si riparano minimamente almeno dalla pioggia, ma che è un luogo impressionante, sembra una specie di camera dell'inferno. One time coming here, Croatia police report, 2 time report, 3 time, 4 time, 5 time, 6 time, 7 time in Italian coming. 7 day no eating food. I am here coming. L'aspetto più incivile è che una città come Trieste, che è una città di confine, ha chiuso qualsiasi forma di accoglienza per le persone che sono in transito. Questi ragazzi quando arrivano non hanno diritto alla salute, non hanno diritto ad una doccia, hanno chiuso l'help center, addirittura nei tempi del lockdown hanno chiuso l'unica fontanella che c'è in Piazza Libertà, nei giardini davanti alla stazione, e mentre tutti avevamo diritto e il dovere di rimanere chiusi in casa,
casa, loro erano abbandonati, senza l'acqua, senza cibo, senza alcuna assistenza. L'unica è stata Linea d'Ombra, che scese in piazza giorno dopo giorno, sera dopo sera, a dare loro quel minimo di aiuto per i bisogni più elementari, che sono il cibo, l'acqua, la cura delle ferite. Questa grande problematica delle migrazioni, sia rotta balcanica che rotta mediterranea, piene di morti, non dimentichiamolo, non solo non sta avendo nessuna soluzione, non si sta intravedendo nessuna soluzione all'orizzonte, ma sta decisamente peggiorando. Il patto europeo, che è stato da poco proposto in termini ancora generali, prevede essenzialmente un maggior numero di controlli e uno snellimento nelle forze di controllo in modo da poter respingere un maggior numero di persone. Quindi il futuro richiederà sempre di più un impegno costante delle associazioni di volontariato, di tutti coloro che vogliono impegnarsi per reagire a questa nuova forma di razzismo, di nazismo, permettetemi di dire, che l'Europa sta gestendo nel peggiore dei modi.